Ciao a tutti amici, bentornati sul nostro canale. Io sono Giulia e se sei nuovo su Piazza Square iscriviti ora per non perdere nessun video sull'italiano e sull'Italia. In questo video voglio dirvi 5 verbi fondamentali se volete avere una conversazione con qualcuno in italiano. Infatti, questi 5 verbi sono utilizzati nel parlato di ogni giorno, quindi è molto importante che voi sappiate il significato, ma soprattutto che sappiate usarli. Quindi, se ti interessa questo argomento, guarda il video fino alla fine. Il primo verbo di cui vi vorrei parlare è il verbo capire, in inglese to understand. Il verbo capire in italiano può essere utilizzato in due modi. Il primo significato del verbo capire è comprendere su un piano intellettuale. Quindi, in altre parole, significa afferrare con la mente. Ad esempio, non ho capito il tuo ragionamento. Me lo potresti rispiegare? Ho capito molto bene la tua spiegazione. Oppure si può capire una cosa al volo, ovvero in un istante. Capire subito, con immediatezza. Il secondo significato del verbo capire è riuscire a sentire o a leggere. Ad esempio, non capisco cosa c'è scritto, ovvero non riesco a leggere, magari perché la scrittura non è facilmente leggibile. Scusa, non riesco a capire cosa stai dicendo, c'è poca linea. Oppure, come in questo caso, non riuscire a capire cosa sta dicendo qualcuno, magari perché c'è troppo rumore in sottofondo. Il secondo verbo molto utilizzato da noi italiani è il verbo andare, to go. Anche in questo caso andare ha due significati. Il primo significato è recarsi, dirigersi in un luogo. Ad esempio, io mi dirigo in banca. Più facilmente, io vado in banca. Oppure, io vado verso casa. O anche, io vado a casa. Come potete vedere, per indicare un luogo di destinazione possiamo utilizzare 3 preposizioni: a, in e verso. Se invece vogliamo indicare la persona da cui stiamo andando, bisognerà utilizzare la preposizione da. Io vado da Lucia. Questa sera vado da amici. Il secondo significato del verbo andare è partire da un luogo, quindi allontanarsi. Ad esempio, si è fatto tardi, mi sa che devo andare. Quindi andare via da un posto. Siamo arrivati al terzo verbo. Stiamo parlando del verbo provare, to try. La definizione di provare è sottoporre qualcosa a delle prove per verificarne le caratteristiche. Ad esempio, voglio provare la mia macchina nuova per vedere se funziona bene. Oppure, perché no, potete anche provare un cibo. Posso per favore provare quella pizza? Sembra deliziosa. Oppure si può eseguire
la prova generale di un'esibizione, ad esempio di uno spettacolo a teatro. Proviamo la scena ancora una volta. E infine, provare significa cercare di fare qualcosa. Ad esempio, voglio provare a vincere la gara. Il quarto verbo è il verbo salire. Attenzione amici spagnoli che questo è un falso amico, quindi da non confondere i due significati. In italiano il verbo salire significa muoversi verso l'alto, quindi salire un pendio, una salita. Ad esempio, salire dei gradini, oppure salire su una montagna. Salire viene anche utilizzato per riferirsi a uno spostamento verso l'Italia settentrionale. Ad esempio, se siete nel sud Italia, potrete dire: oggi saliamo da Palermo a Milano. Quindi fate uno spostamento verso l'alto. E poi l'ultimo verbo, il contrario di salire, scendere. Quindi il verbo scendere significa muoversi da un punto situato più in alto verso un punto situato più in basso. Ad esempio, scendere le scale, oppure scendere dalla montagna. Scendere può anche essere utilizzato con il significato di tirare giù. Ad esempio, scendi il libro dalla mensola, che significa tira giù il libro. Benissimo, siamo giunti alla fine del video. Spero che abbiate capito questi verbi, ma soprattutto spero che ora siate in grado di utilizzarli. Ricordatevi che potete seguirci sulla nostra pagina Instagram per uno studio giornaliero. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!